Bentornati su Figaro Lab. Ci eravamo lasciati per la prova del nostro tube screamer. Questo è il pedale finito. Qualcuno di voi che mi segue su Facebook e mi invito a chi ancora non lo avesse fatto a iscriversi anche alla mia pagina Facebook. Presto apriremo anche una pagina Telegram. Ecco, qualche breve accenno prima di passare alla prova. Il tube screamer nasce come pedale che servisse a soddisfare le esigenze di utilizzare un suono più saturo a volumi più bassi, ovvero di cercare di ricreare quello che fosse lo sweet spot dell'amplificatore valvolare, ovvero il punto che è al limite tra il pulito e il crunch, per avere una migliore dinamica, per avere una maggiore flessibilità a volumi più sostenibili. Parliamo nel caso del tube screamer di un pedale che nasce negli anni 70 fondamentalmente, quindi veniva utilizzato per spingere amplificatori specialmente di natura clean, quindi penso ad esempio a tantissimi Fender. E questo come si otteneva? Si otteneva cercando di creare un microsistema tra il pedale overdrive, in questo caso il nostro clone dell'808, e il primo stadio dell'amplificatore. Giusto affinché possa essere più semplice, si sfrutta quello che è in effetti una caratteristica tipica delle valvole, ovvero il fatto di saturare quando il segnale in ingresso comincia ad avvicinarsi alla soglia di polarizzazione di griglia della prima valvola, ovvero il segnale inizia a comprimere perché è troppo grande rispetto al bias dato alla prima valvola, che viene impostato su questi amplificatori di norma a meno 1,5, quindi la forbice utile che si ha è tra 0 volt e meno 1,5, dove ci sono gli estremi in cui si può inserire il segnale, quindi abbiamo 1,5 volt utile alla compressione. In realtà vedremo che si possono applicare anche segnali più grandi e che questa compressione introdotta dalle soglie del primo triodo, della prima valvola dell'amplificatore, sono utili a raggiungere questo effetto se associati ad un overdrive. Infatti il volume dell'amplificatore di norma è collocato sempre dopo il primo triodo amplificatore, quindi nel nostro preamplificatore la nostra chitarra avrà una via privilegiata verso il primo triodo senza alcun tipo di controllo nel mezzo. Ci sarà soltanto la resistenza dell'impedenza d'ingresso e una resistenza che serve semplicemente a ridurre il rumore sul triodo. In effetti ci si inserisce direttamente su un partitore che serve la griglia della prima valvola. Quindi il volume dell'amplificatore è come se si trasformasse in un master volume che dialoga con il nostro pedale. Ecco, proprio a questo punto vale la pena fare una distinzione tra il tube screamer e molti altri pedali che vengono definiti somiglianti ma dotati di un clipping asimmetrico. Il clipping asimmetrico si introduce per un altro motivo, vedremo subito perché. Il tube screamer ha un clipping simmetrico, ovvero ha soltanto due diodi di identico valore, di identica tipologia, che sono messi in posizione contrapposta tra di loro, che limitano i due estremi del segnale pseudo-sinusoidale che lo attraversano. Ecco, la risposta della valvola invece è notoriamente di tipo asimmetrica. Perché non andare a simulare quella risposta? Per un motivo molto semplice: il tube screamer non nasce per scimmiottare il comportamento della valvola, ma per dare un segnale saturo, seppur simmetrico, e fare sì che sia poi l'amplificatore a introdurre eventuali asimmetrie, quindi lascia alla valvola questo compito. Infatti probabilmente uno degli autori che ha reso più famoso il tube screamer, Stevie Ray Vaughan, ne utilizzava addirittura due, faceva un uso del tube screamer molto particolare, ovvero lo utilizzava come booster. Come booster precisamente lo utilizzava in una configurazione come questa qui, quindi non considerate la regolazione del tono, il tono va un po' a sapore, a piacere, ma con il drive praticamente quasi a zero e il level a massimo.
Questo perché? Perché anche con questa configurazione, seppure con il drive a zero, il tube screamer non è che non funzioni, con il drive a zero semplicemente introdurrà di suo meno saturazione, i suoi diodi non entreranno in funzione, ma avrà un livello di boosting adeguato a pilotare già l'amplificatore da solo in quella soglia in cui comincia a diventare non proprio crunch ma vicino, quindi diventa molto nervoso, molto sensibile al tocco e quindi si va a boostare tutta la gamma media, che è tipicamente la funzione del tube screamer, e abbiamo quindi un segnale particolarmente più carico, con un po' più di focus sui medi. Ecco, questa è una particolarità che mi spinge a dire che il tube screamer nasce un po' per essere utilizzato con il level a non meno di ore 12, quindi con il volume di uscita dalla metà in poi. Al di sotto si sgonfia un po', diciamo perde questa sua funzione originaria e quindi ha un suono che tutto sommato potrebbe non lasciarci per nulla colpiti, potrebbe sembrarci anche abbastanza anonimo. Il mio consiglio infatti per chi cerca quel suono lì, cioè di boostare l'amplificatore per cercare di tirare fuori quella che è la natura dell'amplificatore più che il suono del pedale, è procedere proprio in questo modo qui, ovvero settare il volume a un livello diciamo desiderato, in questo caso lo faremo con un livello umano, anche per farvi capire come questo pedale riesca proprio a sopperire alla mancanza di volumi enormi, come riesca in qualche modo a tirare fuori quello che è il suono di un amplificatore saturo senza doverlo alzare troppo in volume come normalmente sarebbe richiesto. Partire da questo level alto e cominciare a dargli il drive molto lentamente finché non si trova una regione di proprio gradimento in cui si comincia a introdurre quel minimo di saturazione e di crunch in base ai propri desideri. Ecco, questo è lo scopo molto probabilmente del clipping simmetrico utilizzato sul tube screamer, quindi un pedale molto rispettoso dell'amplificatore che boosta i medi, che introduce saturazione ma che non deve in qualche modo snaturare troppo l'amplificatore con cui lavora. Il clipping asimmetrico su altri pedali invece ci consente di ottenere un po' quelle sonorità senza però andare a forzare l'amplificatore, quindi ci consente di suonare un amplificatore praticamente clean, spostando però molto del peso dell'overdrive, quindi del suono finale, sul pedale. Quindi questa correlazione tra il pedale e l'amplificatore viene un po' meno, non è più una necessità, è un'opportunità, si può continuare a farlo, ma non è più necessario, in quanto se vogliamo ottenere un clipping di tipo asimmetrico, il pedale ci offre già questa opportunità. Penso che ne so, al SD1 della Boss, che in linea di massima ha un impianto di base molto simile al tube screamer, anche se non è lo stesso pedale, e che si distingue proprio per questo clipping asimmetrico. Quindi ci dà già una risposta di un amplificatore saturo in qualche modo, andando però su livelli di level anche un pochino più modesti. Questo ci consente in questo tipo di pedali invece di utilizzare il potenziometro di level anche prima di ore 12, quindi ha un comportamento completamente diverso. Le vie di utilizzo poi sono in qualche modo, non dico infinite, ma giù di lì, ognuno in qualche modo si accorda a quello che è il proprio gusto, aggiusta i pedali in qualche modo ad orecchio, anche il potenziometro dei toni è molto particolare, si potrebbe essere tentati di partire con la posizione del tono a metà e cercare poi quello che è il suono più adatto. Molti di solito si tengono poco prima di ore 12 o subito dopo, non proprio al centro. Io addirittura consiglio di partire invece da questa posizione qui, ovvero dal tono completamente chiuso, ed andare a schiarire poi alla bisogna fondamentalmente. Questi sono consigli per quello che io reputo essere la regione più simpatica di funzionamento. Vedremo anche con il drive al massimo che tutto sommato è ha anche delle peculiarità interessanti in quel segmento lì. Certamente nel momento in cui andiamo con il drive al massimo e ci andiamo a abbassare con il level, dobbiamo fare sempre sì che il livello complessivo del pedale sia comunque pari a quello che vi ho fatto vedere prima, cioè dove avevamo il drive a zero e il level al massimo, ovvero cercare di rimanere sempre su quei livelli di volume se non al di sopra, quindi
Non arretrate troppo con il potenziometro di level, vedete che normalmente insomma anche con livelli sostenuti di gain vi riuscirà facile utilizzarlo con il level dopo ore 12, che è la regione in cui io credo si comporti meglio. Al di sotto sì, si riesce a ottenere un overdrive, chiaramente si può alzare il drive a livelli sostenuti, scendere con il level al di sotto della metà, però vedrete che con questo tipo di regolazioni non è forse l'overdrive che si comporta meglio. Ce ne sono altri più interessanti, altri che hanno altre caratteristiche che vi invito a provare, di cui parleremo anche in futuro. Adesso cercheremo di fare una prova breve, non vi aspettate grandi cose, insomma sono più valido come tecnico che come chitarrista, è giusto per rendervi un pochino l'idea. Vi mostrerò 2 o 3 regolazioni, giusto per farvi capire quali sono le potenzialità di base di questo pedale, poi ognuno insomma può farlo in base alla propria fantasia per quello che ritiene più gradevole, e lo faremo avvalendoci del solo pedale, dell'amplificatore che è un Fender DeVille. Questo è il frutto dell'unione di ben 2 amplificatori cannibalizzati che nel corso degli anni mi sono arrivati in laboratorio. In particolar modo sicuramente chi possiede questo amplificatore noterà che di suo ha un suono leggermente più gonfio sui medi, ha una risposta leggermente più tweed, ed è dovuta a una soluzione circuitale che a me piace molto, che è quella di far funzionare come pseudo trio di Le6 e Le6. In questo caso perdiamo potenza, ma è un amplificatore che ne ha tanta, quindi fondamentalmente intorno ai 30 watt continua ad esprimersi bene. È un amplificatore però meno bucato sulle medie rispetto a come ce lo aspetteremmo, anche per il lavoro che è stato fatto sul Tone Stack. Cercheremo comunque di regolarlo in modo da avere un clean con una presenza di medi non particolarmente fastidiosa, a emulare la risposta di un Blackface in qualche modo. Lo utilizzeremo insomma dry, quindi non sarà un suono particolarmente bello, particolarmente ricco da questo punto di vista qua, ma quando poi si deve vedere la natura di un overdrive io penso che la cosa migliore sia avere un segnale il più possibile asciutto, quindi valutare cosa fa l'overdrive e basta. Vediamo come suona. Allora, come vi dicevo, sicuramente la prima cosa con cui prendere confidenza sul Tube Screamer è il potenziometro dei toni e il potenziometro del level, è fondamentale. Quindi partiremo con il drive a 0, con il level al massimo e il tono più o meno centrale, anche se non è quella la zona più interessante in cui provare questo pedale, però vediamo un attimo come si comporta. Ecco, questo è il segnale della nostra chitarra, il suono clean del nostro amplificatore. Adesso andiamo a vedere in che modo agisce come booster il Tube Screamer. Abbiamo un suono più gonfio sulle medie, abbiamo un suono lontano ancora dall'overdrive, abbiamo un boosting delle medie frequenze. Quindi cominciamo ad avere un suono abbastanza nervoso, molto più reattivo, molto più carico di medie. A questo punto direi di concentrarci un attimo sul potenziometro dei toni e vedere che escursione c'ha. Mettiamolo completamente a 0. Di nuovo il clean. Come vedete il suono si incupisce, si stringe leggermente la banda, inizia a diventare un suono molto chiuso. Vediamo cosa succede portandolo a ore 9. Abbiamo ancora un suono tutto sommato un po' più gonfio, un po' più nervoso, più dinamico, ma ancora lontano da quello che potrebbe essere un punto interessante di regolazione. Avviciniamoci a ore 12, non proprio ore 12, ci mettiamo a ore 11.
cominciamo ad avere un suono un booster interessante. Ecco, i toni probabilmente hanno il loro comportamento ideale tra ore 11 e l'1, non andare oltre. Metà non è particolarmente entusiasmante. Vediamo adesso, andando a fare una regolazione leggermente più brillante. Ecco, questa potrebbe essere già una regolazione un pochino più in linea con il suono clean di partenza. Andiamo ulteriormente avanti, giusto per capire quanto può essere brillante. Questo è a ore 3, portiamolo direttamente a ore 5, al massimo tra 5 e 6. Sentirete che è brillantissimo. Ecco, questo così è una rasoiata alle orecchie, quindi sicuramente i due estremi forse sono le posizioni meno interessanti. Probabilmente a qualcuno piacerà il versante più scuro, quindi da ore 11 a scendere. Io mi metterei qui poco sotto il 12, quindi diciamo a 11 come toni. Rifacciamo un confronto con il clean. Che può andare e iniziamo piano piano a salire con il drive. Siamo a ore 8, ore 9. Siamo a ore 11. Cominciamo a vedere che comincia a dare qualche cosa, insomma. Partiamo dal clean. Ecco, in questa regione abbiamo un booster che sporca appena appena il suono, neanche tantissimo, quel giusto che basta a darci delle sonorità un pochino più incattivite. Io in questo momento sto utilizzando il pick up al manico. Saliamo ancora con il drive, vediamo in effetti di che cosa è capace questo pedale. Ore 12. Comincia a essere molto più nervoso, molto più reattivo, cominciamo veramente ad entrare in una soglia che è interessante.
Ecco, utilizziamo questo come nostra base clean. Mi sono alzato ma vengo fuori dall'inquadratura, quindi non è un overdrive con questa grossa potenza di suono, però comincia a portarci in un territorio crunch e il contributo che dà l'amplificatore a questo suono d'insieme è importante per farvi rendere conto. Il livello di ingresso del nostro tube screamer in questo momento è fissato a un valore, quindi quando suono questo accordo, in questa parte di accordo c'è, oltre al clipping dell'overdrive, c'è il clipping dell'amplificatore. Per farvi sentire la differenza, io adesso scenderò con il level, quindi con l'output, fino a quando l'amplificatore non dà più un contributo e vi faccio sentire la differenza. Eccoci, siamo appena sotto le 12. Si è completamente svuotato. Chiaramente la tendenza di quando si usa un pedale, un overdrive, è quello di diminuire il level mano a mano che si sale con il drive. Ecco, con il tube screamer andare sotto le 12 significa castigarlo, avere fuori un suono in cui si sposta tutto il peso sul pedale, che come dicevamo all'inizio del video ha un clipping simmetrico che serve soltanto a dare una soglia di saturazione, ma diciamo l'aspettativa del pedale è quello di trovare poi una valvola nell'amplificatore al primo stadio che completi questo lavoro. Con questo livello di uscita questo lavoro non avviene, comincia ad avvenire, ecco siamo con il drive a ore 12, quindi non a ore 0 come all'inizio, verosimilmente l'apporto della valvola inizierà con il level tra ore 1 e ore 2, mettiamolo in una posizione intermedia e sentite la differenza. È un'altra faccenda, insomma. E ovviamente poi da qui più saliamo con il level e più l'intervento dell'amplificatore fa la differenza. Comunque ci teniamo poco prima di 3, quindi non siamo comunque al massimo del level, siamo scesi rispetto alla situazione iniziale, ma sentite. A questo punto qualcuno potrebbe anche desiderare scurire leggermente il suono, andiamo appena sotto tra diciamo ore 10, non più basso. Ecco, da qui non bisogna muoversi, questo è il livello di segnale che ci deve essere, questo è il suono clean. A parte che mi dicono che dalla regia che è osceno partire con l'overdrive settato sullo stesso livello del suono clean, di norma è bene avere sempre uno scalino, non dico tanto, un 3-4 dB in più per bucare meglio, per uscire meglio, altrimenti sembra che in qualche modo si vadano a perdere delle frequenze, ci sia stata una diminuzione di volume. Non è bello da sentire, quindi tutto sommato il pedale interagisce bene con l'amplificatore, ovvero lavora sempre in una regione in cui ha quello scalino in cui fa l'overdrive, cioè quello che dovrebbe fare. Diamogli ancora più drive e vediamo che bestiolina è, senza mai scendere con il level ulteriormente. Ci teniamo tra 1 e 2, portiamolo ma neanche a 3/4, sì, diciamo circa a 3/4, ore 2.
Ecco, una cosa molto bella del Tube Screamer, ad esempio, è la possibilità di schiarirlo leggermente con il volume della chitarra. Ha questo tipo di interattività che probabilmente apprezzereste molto di più a un livello di drive più basso, con i toni più aperti. Poi questa è abbastanza soggettiva, però ecco, è possibile crearsi una soglia di partenza con cui avere un minimo di distacco per uscire ulteriormente con un solo. Non lo so, proviamo un attimo a dargli un tono leggermente più brillante, leggermente più aperto. Ecco, cominciamo ad andare in un territorio che onestamente io non amo molto, non mi piacciono molto i pedali che abbiano un gain esageratissimo, però ecco, cominciamo ad avere già un overdrive presente, non uno di quelli più tosti, credo che il Tube Screamer sia per definizione un overdrive abbastanza mild, ma andiamo ulteriormente, vediamo che cosa fa con il drive al massimo, giusto per dovere di cronaca. Qui l'apporto dei diodi del pedale diventa massimo praticamente, quindi comincia a caratterizzare molto il suono. Ecco, questo è il massimo della cattiveria che ci si possa aspettare da un 808. Credo che la regione più bella sia però quella, ovviamente compresa qui, quindi con il drive all'1 e il level a 2. Ovvero dove i diodi in qualche modo
non arrivano ancora a clippare completamente, ma lasciano ancora spazio per la valvola di intervenire. Quindi proviamo a abbassare un altro pelino, ci mettiamo poco dopo ore 12, gli diamo un po' di level in più, facciamo lavorare la valvola in questo caso, facciamo lavorare un pelo in più la valvola. Quando il suono dell'overdrive lo sentite particolarmente saturo, un po' piatto, probabilmente è il caso di scendere un pelo con il drive e dargli un po' di level in più per spostare poi il peso della saturazione in parte sulla valvola. Ecco. E qui diventa tutto un altro animale. Abbiamo visto, insomma, non stiamo scoprendo un pedale che non conoscevamo, si comporta come si dovrebbe comportare semplicemente questo pedale. Quello che abbiamo visto è che in qualche modo rinunciare a un pelo di drive per dare un po' più di level con un amplificatore del genere, con un amplificatore valvolare, aiuta a migliorare questa sinergia tra la prima valvola e l'overdrive, tirando fuori i suoni più interessanti. Quindi Tube Screamer è sicuramente interessante con altissimi livelli di output, quindi con il level a palla, il drive quasi a zero. Salendo piano piano con il drive fino anche ad ore 12 è possibile limare un pelino di level, ma grosso modo lo sweet spot è per il drive nella prima metà, quindi da 0 a ore 12 o appena superate, non di più, e con il level che è tra massimo e ore 3, ore 2, diciamo non mi sposterei da lì. Il tono va aggiustato chiaramente in funzione del nostro strumento, del suono che cerchiamo, ma è in questa regione che si comporta meglio. Invece voglio farvi vedere come diventa un pedale pressoché inutilizzabile se andiamo anche a salire con un livello di drive eccezionale e quindi spostiamo tutto il peso del clipping sui diodi, alla valvola arriva poco da saturare, anche quando diciamo siamo a un livello intermedio di level. Il grosso della saturazione lo abbiamo affidato al pedale in quel caso. Vi faccio sentire come suona, quindi andiamo a mettere il drive al massimo e scendiamo con il level appena sotto ore 12. Il suono è un po' innaturale, un po' spento e privo di vita. Ecco, l'amplificatore, avete sentito, spostandolo semplicemente da poco meno di 12 a 2, ha cominciato a fare il suo lavoro, esprime anche più frequenze. Nonostante la pessima qualità del dimostratore, spero di essere riuscito a farvi capire le cose più importanti, ovvero come lavora il Tube Screamer, quali sono i suoi punti di forza, quali sono i suoi limiti e in qualche modo perché il costruttore ha scelto determinate soluzioni piuttosto che altre. Mi riferisco in particolar modo al tipo di clipping. Un modo di superare questo limite su questo pedale è quello, ad esempio, di aumentare la soglia sul primo stadio, quindi di mettere invece di 2 diodi contrapposti, iniziare a metterne 4. Invece dal lato opposto è possibile, per ottenere prima un intervento dell'overdrive, di andare a scegliere dei diodi con una soglia più bassa, quindi scendere verso, non so, 2 diodi al germanio, o iniziare a introdurre una simmetria in qualche modo, ma otterremo un pedale completamente diverso. Quindi tenete sempre bene a mente che il Tube Screamer è un figlio dei suoi tempi, è un pedale nato per confrontarsi con amplificatori valvolari, con degli amplificatori che nascevano con il pallino da parte dei costruttori di avere un livello di clean il più alto possibile e nasceva quindi per andare a
compensare invece quelle che erano le necessità del musicista di avere un suono crunch, un suono saturo, un suono più gonfio, di avere un boosting sulle medie, anche in situazioni in cui l'amplificatore non fosse tirato al massimo. Ma anche se fosse tirato al massimo, sicuramente andare a pilotare la prima valvola con un segnale più vigoroso e andando ad aggiungere quella giusta soglia di saturazione con il drive che abbiamo visto avere la sua regione ottimale tra 0 e massimo l'1, via, è possibile ottenere dei suoni ancora più spinti. Ecco, basti pensare che nella configurazione utilizzata più comunemente da musicisti come Steve Ray Vaughan e dopo di lui anche da altri, alcuni mettevano 2 tube screamer in serie dove il primo era deputato a boostare, quindi a dare questo suono più carico, più croccante, più reattivo sull'amplificatore, diventava una sorta di canale clean spinto e poi saturarlo ulteriormente con un secondo overdrive, sempre magari un tube screamer, con il drive settato leggermente più alto e il level un pelo più basso, quindi mantenere più o meno lo stesso segnale in uscita, un po' di guadagno in più, giusto per creare quella sensazione di essere passati da un canale clean ai limiti del crunch a un lead per gli assoli, quindi creare un leggerissimo scalino di amplificazione, ma comunque lasciando che l'interazione con l'amplificatore fosse sempre ben evidente, ben presente. Spero che il video vi sia piaciuto e che il senso di questa breve prova sia chiaro. Vi avevo detto che l'obiettivo non era quello di far uscire il miglior suono possibile dalle migliori mani possibili, altrimenti avrei chiamato qualcun altro a suonare, non l'avrei fatto io, ma semplicemente vedere come con alcuni accorgimenti essenziali si può utilizzare questo pedale che, anche se ha delle radici che affondano negli anni 70, ancora oggi ha la sua ragione di esistere. Alcuni lo amano, alcuni lo odiano, probabilmente chi lo odia, ecco, potrebbe non conoscere questi aspetti che abbiamo valutato adesso insieme con questa prova, quindi qual è la sua vera interazione con l'amplificatore. Spero che il video vi sia piaciuto e in tal caso, che se non l'abbiate già fatto o se per la prima volta insomma vi affacciate su questo canale, vi iscriviate e mettete un mi piace al video se è stato di vostro gradimento. Al prossimo video.